Io non so se certe cose allontanino effettivamente la gente dal calcio, ma personalmente il caso Balogan mi ha fatto venire il volto a stomaco. Questo è un mondiale politicizzato, è uno spot presidenziale, non me ne frega niente che ci sia l'articolo 27 che consente la sospensione della squalifica a Balogan. Non me ne frega niente nel momento in cui il suddetto articolo si applica a discrezione della commissione disciplinare. Pensate che qualcuno si sarebbe scomodato per sospendere la squalifica, che so, a Armando Obispo del Curaçao? La situazione cambia quando c'è di mezzo un paese potente, nonché ospitante della World Cup, il cui presidente, Donald Trump, ha rapporti sin troppo amichevoli con Infantino. Infantino che a inizio giugno ci tenne a sottolineare che senza Trump sarebbe stato impossibile organizzare il mondiale negli Stati Uniti. Pare che nel mondo non si possa fare nulla senza Trump. Eppure fu organizzato un altro mondiale negli Stati Uniti nel 1994, quando il presidente era Clinton. E comunque ce ne saremmo fatti una ragione se la Coppa del Mondo non si fosse disputata negli USA, tanto da quelle parti si esaltano di più quando colpisci una pallina con un bastone. Che ne sanno poi di calcio negli Stati Uniti. E sapete chi consegnerà la Coppa del Mondo alla squadra campione? Non il presidente della FIFA, come prevede il protocollo, bensì Donald Trump, ancora lui, tanto per alimentare di più la megalomania di quest'uomo, tanto per dare sfogo al suo ego smisurato. Trump fece lo stesso anche in occasione dei mondiali per club, se vi ricordate. Ma a proposito, vi ricordate la Coppa del Mondo del Qatar? Al momento di consegnare la Coppa a Messi, Infantino prese il trofeo e in quel momento lo afferrò l'Emiro Altani. Il presidente della FIFA non gli lasciò il trofeo, anzi fece anche un po' di forza per trattenerlo tra le mani. Se quello che sta accadendo non è politicizzare i mondiali 2026, non so cosa sia. Abbiamo assistito ad una pesante ingerenza degli Stati Uniti in un evento che si fatica a definire sportivo. La storia dell'Iran la conosciamo tutti, gli iraniani hanno ricevuto un trattamento vergognoso e fino all'ultimo si è cercato di far ripescare l'Italia. Usciamo dalla questione politicizzazione. Abbiamo subito i 4 tempi non per permettere ai calciatori di dissetarsi, ma per consentire la messa in onda degli spot pubblicitari, spezzando oltremodo il ritmo del match. Non parliamo del costo dei biglietti allo stadio, che hanno tolto la possibilità di assistere alle partite a persone realmente appassionate ma economicamente svantaggiate, per lasciare il posto a ricchi annoiati che durante la maggior parte del match se ne stanno con gli occhi puntati sul telefonino. Tanto importante è poter dire io c'ero, ma del resto di cosa mi meraviglio se io stesso da tempo dico che il calcio non è più uno sport ma intrattenimento, ma almeno evitiamo di politicizzare questo spettacolo. Ormai contano solo i rapporti di potere, gli interessi personali. Per quanto mi riguarda, Infantino è il peggior presidente della storia della FIFA e non era scontato se si pensa che i suoi predecessori sono stati Blatter e Avalanche, altri due che vi raccomando. Ma voglio sapere la vostra opinione sulla squalifica sospesa a Balogan e sulle ingerenze di Trump nei mondiali. Lasciate un commento e ci vediamo al prossimo video.